Ciao a tutti, oggi aggiungeremo una patch per le vite infinite a Deflector, un gioco pubblicato dalla Gremlin nel 1988 per Amiga e altre piattaforme a 8 bit. Per fare questo utilizzeremo l'Action Replay 3, una famosa cartuccia per Amiga, un utility, anche se adesso stiamo usando il WinUAE, quello che stiamo facendo può essere riprodotto anche in un environment reale. Come prima cosa inseriamo il dischetto e vediamo che tipo di formato è. Ok, trattasi di non DOS. Questo significa che molto probabilmente utilizza locazioni statiche, quindi non utilizza le librerie DOS o comunque non utilizza il sistema operativo che alloca dinamicamente la memoria. Questo da una parte sicuramente ci facilita il compito. Ora quindi possiamo avviare l'Action Replay 3 e leggere il boot block dal dischetto. Il boot block sono i primi due settori, quindi ogni settore è 512 byte, quindi i primi 1024 byte, e dal boot block ci sono le istruzioni per avviare il gioco. Sicuramente si tratta di un loader custom eh, fatto per avviare il gioco, chissà, in maniera anche più veloce rispetto a quello canonico. E come vedete ho estratto tutti i dati alla locazione 30.000. Parto comunque dai primi 12 byte, in quanto i primi 12 byte si trova l'IDER, che è composto dalla checksum, come, come potete vedere, e dalla scritta DOS. Eh, in questi, in questa parte iniziale, oltre a trovare il reset dei DMA control di lettura e scrittura, come si vede da questo codice, c'è un'iterazione ripetuta 256 volte che copia delle long word. Quindi, se consideriamo che una long word sono 4 byte, non fa altro che copiare l'intero boot block nella locazione 800. Infatti 256 per 4 fa 1024, che come abbiamo detto prima è la dimensione del boot block. E poi fa un jump in 800. Come prima cosa possiamo quindi andare comunque a far partire il gioco, anche perché dobbiamo ancora capire su che operazioni intervenire per applicare la nostra patch. Molto bene. Ok, partiamo con 3 vite. Possiamo quindi comunicare all'Action Replay il comando trainer start 3, ed esso non farà altro che cercare tutti i valori corrispondenti in tutta la RAM. Consideriamo che questo gioco
comunque utilizza solo fino a 512K. L'action replay ci dice che ha scansionato tutta la memoria. Possiamo quindi andare a perdere una vita. Causando per esempio l'overload. Ok, abbiamo perso una vita e adesso utilizziamo il comando trainer 2 e l'action replay ci comunica già un papabile indirizzo. Che sta a 2. Possiamo provare a rimettere al valore originale e vediamo che effettivamente già si è aggiornata la vita. Siamo stati anche fortunati perché non era scontato, magari la vita, il display si aggiornava solo alla perdita di questa, ma evidentemente si aggiorna invece a refresh dello schermo. E a questo punto il prossimo passo è quello di andare a cercare le possibili operazioni che decrementano questo indirizzo. Se non ricordo male, l'action replay aveva il comando trainer find decrement che va a cercare l'istruzione. Quindi applichiamo trainer decrement e vediamo cosa succede. L'action replay sembra non trovare nulla. Bene, possiamo comunque aggiungere un memory watch point. Vediamo però di aggiungerlo verso la fine, poco prima della perdita della vita, perché comunque è abbastanza lento e causa causa all'amiga un forte rallentamento. Benissimo. Come vedete abbiamo aggiunto il nostro watch point alla locazione A83. Perfetto. Sembra che l'action replay ha trovato, è riuscito a fermarsi e giustamente la vita è passata da 3 a 2 e vediamo il program counter che si trova nell'istruzione successiva al decremento. Quindi possiamo tornare leggermente indietro ed ecco qui, abbiamo trovato l'operazione incriminata. Vediamo, possiamo anche utilizzare sempre l'action replay utilizzando l'istruzione avanzata trainer find e remove decrement. E capiamo anche tra l'altro perché prima non aveva trovato. Sta usando infatti una subqueue word, quindi parte dalla locazione del byte precedente, non A83 ma A82. D'altronde ci sta, visto che il 68000 utilizza i stessi cicli sia per il byte che per il word. L'action replay ha trovato la sub e la elimina. Vediamo il contenuto che è andato a rimpiazzare, fa una semplice test. D'altronde è innocua, non passerà mai per il branch, in quanto la vita non sarà mai a zero e quindi non ci resta che provare. Ricordiamo di togliere il breakpoint, il watch point,
perdiamo una vita. Perfetto. L'action replay ha funzionato egregiamente. Non è finita qui. A questo punto vogliamo patchare il programma. Vediamo le istruzioni come sono tradotte in linguaggio macchina. Il test Word viene quindi tradotto con 4A79. Possiamo quindi semplicemente aggiungere, o meglio rimpiazzare il programma, l'opcode originale con questo. Ricordiamoci quindi sia l'indirizzo C78 che l'istruzione 4A79 che corrisponde al test Word in questo caso. Direi che qui il nostro lavoro è fatto, possiamo tornare, resettare e ricaricare la traccia 1, la traccia 0, scusate, tanto quello che ci servono sono sempre i primi due settori. Perfetto. Possiamo mettere un breakpoint al jump e vedere che cosa succede. Forse mi sono dimenticato. Ok. Entriamo nella routine. Questa è comunque il contenuto che avevamo nel boot block, già caricato nella traccia. E possiamo provare a mettere un altro breakpoint prima del jump. Si è fermato nuovamente, entriamo dentro. Qui abbiamo l'istruzione per il super user. Qui il copper viene triggerato e troviamo un altro jump. Possiamo fermarci e vedere che succede. Notiamo che questa volta carica tanto. Vediamo se si fermerà o meno al breakpoint. Benissimo, si è fermato e praticamente ha caricato tutto il gioco. Possiamo infatti disassemblare la locazione C78 e vedere che effettivamente ha caricato almeno la parte che ci interessa. Molto bene. A questo punto possiamo tornare indietro e vedere come applicare la nostra patch. Resettiamo nuovamente. Carichiamo la traccia. Benissimo. E facciamo una ragionata. Potremmo per esempio modificare il jump e farlo andare dove vogliamo noi. Il jump che andremo però a prendere è quello che va alla locazione 20.000. Possiamo quindi
modificare questa parte e farlo andare alla nostra locazione custom dove applicheremo la patch. Prendiamo come locazione 75.000, giusto perché comunque rientra nei 512k e eh, speriamo che non sia toccata durante il caricamento. Molto bene. Adesso andiamo alla locazione 75.000 nella modalità di assembly e se ricordate bene la locazione del jump finale 800 si trovava alla locazione 20088. Ora il jump, se vediamo, non è altro che, scusate, l'istruzione 4EF9. Dobbiamo quindi andare 2 byte successivi per impostare la locazione di nostro interesse. Facciamolo saltare 1000 alla locazione 76.000 e qui dimentico sempre di mettere la tastiera in modalità tedesca. Accidenti. E impostiamo quindi 20.088 più i 2 byte e lo facciamo tornare alla locazione originale 20.000. A questo punto andiamo ad assemblare nella locazione 76.000 e è sufficiente modificare i 2 byte con 4A79 alla locazione C78. Dopodiché possiamo tornare anche qui alla locazione originale 800 e dovrebbe essere sufficiente. Rivediamo quindi il giro. Qui abbiamo la nostra jump alla nostra locazione custom 75.000. Qui abbiamo la modifica del jump originale 800, quello finale, a 76.000. Torniamo indietro alla locazione 20.000. Alla fine del caricamento, quando troverà il jump finale, non ci sarà più il jump quindi 800 ma 76.000 e a 76.000 andremo ad applicare la patch, quindi sostituiremo il sub queue con il test innocuo e poi il jump a 800. Vediamo cosa succede. Mettiamo anche un breakpoint sulla locazione 76.000, vediamo se effettivamente passa. Benissimo. Qui
stiamo applicando la nostra patch, vediamo, perfetto, come vedete è stata fatta la sostituzione. Sembra essere andato tutto bene. Provare per credere, proviamo a perdere una vita. E come vedete siamo riusciti a patchare il gioco. Direi quindi che ce l'abbiamo fatta. Ora, prima direi che questo video è concluso, apro una parentesi, sicuramente ci sono alcune parti mancanti, per esempio siamo andati a modificare a mano la locazione 75.000 e 76.000 quando in realtà bisognerebbe farlo sempre nel boot block. Questo lo vedremo in un prossimo video. Consideriamo anche che la procedura per un trainer è anche più lunga, però tutto questo lo affronteremo nelle prossime sessioni. Grazie, arrivederci a tutti.